Tantissime persone fanno l'orto soltanto da maggio a fine agosto, inizio settembre e trascurando completamente il periodo, per esempio autunno-inverno. Secondo me è un grandissimo errore, perché quel periodo lì ti può regalare tantissimo e ha anche numerosi vantaggi rispetto a fare l'orto in estate. Oggi ti vorrei parlare di questo. Partiamo dal fatto che fare l'orto in autunno e in inverno è molta meno fatica rispetto a farlo in estate. Le piante crescono molto più lentamente rispetto all'estate. In estate molte piante, per mantenerle in produzione e mantenerle in salute, vanno potate. Ora io qui sono accanto all'ocra, ma posso fare l'esempio dei pomodori, delle melanzane, ma anche degli zucchini, le cui foglie alla base, quando si ingialliscono, vanno tagliate per mantenere la pianta attiva e in salute. Oltre alle piante, anche le erbacce crescono molto più lentamente. Se hai un orto o hai fatto l'orto in passato, sai benissimo che il problema delle erbacce è un grosso problema. Invece in autunno e inverno, rispetto per esempio alla primavera, oltre che all'estate, crescono molto meno. Un altro problema che in autunno e inverno si riduce drasticamente è il problema degli insetti dannosi. Si riduce, non si annulla. Per esempio, io sono qui accanto a dei cavoli che probabilmente si vedrà, sono già pieni di buchi perché ci sono lumache, cavolaia, però poi basta grosso modo, non ci sono tutti quegli insetti, tutti quei problemi che ci sono durante l'estate, quindi anche questo è meno lavoro. Un altro pensiero che non hai durante l'autunno e l'inverno è questo qui, l'irrigazione. Durante l'estate è consigliabile irrigare o la mattina presto o la sera tardi, quindi è molto limitante e poi si irriga praticamente tutti i giorni a seconda del periodo, della zona, del tuo terreno, ma comunque è un bell'impegno. Durante l'inverno non si irriga mai e io personalmente anche durante l'autunno mi capita raramente, perché ho comunque un terreno, non ti dico pesante, ma comunque medio, trattiene bene l'acqua e le piogge bastano e avanzano, quindi altro problema in meno. In autunno e in inverno non hai bisogno di svegliarti presto la mattina per andare a lavorare nell'orto. Durante l'estate ci devi andare per forza la mattina presto, perché poi alle 9 magari ci sono già 35, 37 gradi, oppure la sera tardi che magari rinfresca un pochettino, ma comunque anche se ci vai alle 6, alle 7, tipo 30 gradi ci sono sempre. Durante l'autunno e inverno no, è il contrario, ci devi andare durante il giorno, anche perché le ore di luce diminuiscono e la mattina e la sera, è buio e fa freddo. Quindi non c'è questo bisogno di andarci a degli orari specifici, mattina presto o la sera tardi. Sempre per quanto riguarda il discorso orario, abbiamo parlato dell'irrigazione, abbiamo parlato della temperatura, del caldo, parliamo anche della raccolta. In estate generalmente la maggior parte degli ortaggi comunque si raccolgono la mattina presto, benissimo. Ma poi c'è un altro problema: in estate si deve andare a raccogliere tutti i giorni, perché ci sono delle verdure che da un giorno all'altro crescono troppo e poi non sono più buone. Quindi è necessario andarci tutti i giorni la mattina presto, ma più che altro tutti i giorni. In inverno invece no, perché le verdure crescono molto più lentamente, come abbiamo detto, e non è che se salti un giorno succede una tragedia. A volte puoi saltarne anche 3, 4, 5, una settimana e gli ortaggi saranno sempre buonissimi e sarai sempre in tempo a raccoglierli. Ma poi in autunno e in inverno ci sono alcuni degli ortaggi più buoni in assoluto di tutto l'anno, secondo me. Partiamo, non lo so, dai classici spinaci, che tra l'altro ti consiglio, invece di tagliare tutto il cespo, taglia soltanto le foglie più grandi che sono pronte e poi la pianta continuerà a ributtarne di nuove, quindi puoi raccogliere per un bel periodo. Ovviamente considera che poi in inverno la pianta si fermerà con il freddo, anche se ce l'hai riparata, ma comunque per un po' potrai raccogliere. Oppure ancora le barbabietole. Le barbabietole ci ho fatto un video di recente, tra l'altro vallo a vedere. Nel video ti spiego perché secondo me ne dovresti coltivare tantissime. Poi invece se andiamo più sugli ortaggi giapponesi, vabbè, il re, il daikon, penso non abbia bisogno di presentazioni. Sto lavorando a dei video, vediamo se riesco. Se ti interessassero fammelo sapere nei commenti. Oppure la Misuna e altre senapi, ci possono venire delle insalate fantastiche, colorate, dei sapori a cui noi non siamo molto abituati, ma sono incredibili. Quindi Misuna, forse l'hai già sentita, non lo so. Anche quelle le puoi raccogliere più volte se raccogli foglia per foglia. E poi una rapa, si chiama Kabu, una rapa giapponese,
che dopo tanti anni finalmente forse ho capito come coltivarla con successo, e anche quella è incredibile, sia la radice, quindi la rapa, sia le foglie. Anche quelle saltate sono incredibili, se non te le mangiano tutte lumache o cavolaie varie. Insomma, non mi metto a fare liste perché se no finisco domani. Comunque ci sono delle verdure, degli ortaggi, cioè proprio incredibili. Infine, ma potrebbe essere la cosa più importante, fare l'orto in autunno e in inverno ti consente finalmente di rallentare, di goderti il tuo spazio verde, il tuo orto o il tuo balcone con i tuoi vasi, non lo so dove lo fai, rilassarti, osservare, ascoltare. Ecco, l'orto dovrebbe essere anche quello, no, rallentare in mezzo alla natura, e invece purtroppo durante l'estate spesso siamo di corsa perché dobbiamo fare le cose di corsa, perché le piante corrono, c'è caldo, ci vuole l'acqua, c'è da raccogliere. Invece ecco, l'autunno-inverno è il contrario. Quindi ecco, potrebbe valere la pena farlo anche soltanto per questo che ti ho detto ora. Fare le cose con tranquillità. Poi magari puoi anche fare dei lavori, per esempio per il prossimo anno, puoi preparare delle parcelle se sono coperte, puoi mettere della pacciamatura, puoi spargere del compost, comunque sono attività che puoi fare, diciamo, con calma. E nel frattempo raccogliere e goderti i frutti di quello che hai seminato e trapiantato durante l'estate. Cioè adesso, oggi è il 23 agosto, quindi siamo a fine estate e devo dire che anch'io personalmente sono a buon punto. Mi manca qualche trapianto, qualche semina, ma il grosso è fatto. Quindi tra un po' ci si rilassa. Spero di averti convinto, se non sei in tempo quest'anno magari lo puoi fare il prossimo anno. Nel caso mi raccomando, quando progetti l'orto metti in conto anche dell'autunno e inverno. Se hai poco spazio ti do un suggerimento, poi ce ne sarebbe tanti. Magari hai i pomodori in campo, vorresti coltivare i cavoli, trapianta i cavoli nel mezzo ai pomodori. È una consociazione classica, così nel mentre che i cavoli cresceranno, poi i pomodori vanno a fine ciclo, levi i pomodori e c'hai i cavoli quasi pronti alla raccolta. Fammi sapere nei commenti se anche a te piace fare l'orto, in altri periodi oltre che magari primavera e estate, e se sì, quali sono i tuoi ortaggi preferiti da coltivare in questo periodo. Grazie per aver visto il video fino alla fine, alla prossima, ciao.